Ci sono inoltre i messaggi dei profeti cristiani del secolo passato, che dicono che alla fine dei tempi ci saranno 3 giorni di buio. Ciò fornisce un interessante parallelo con i messaggi degli anziani Maya e per questo si può consultare un video di un anziano Maya Don Alejandro Oxley come parte del film Shift of the Ages dove si parla di questi 3 giorni di buio. In precedenza sono stato scettico riguardo questa idea, dal momento che non mi sembrava concretamente possibile, ma dal momento che la stessa visione è venuta anche da altre fonti, abbastanza indipendenti, diventa più facile da accettare. Potrebbe anche esserci una spiegazione concreta. Così, alcune clip su YouTube hanno ipotizzato che quando la cometa Elenin passerà tra la Terra e il Sole, intorno al 25 settembre 2011, ci saranno 3 giorni di buio. Non credo che questa previsione sia condivisa dagli astronomi, eppure le cose possono accadere con modalità difficili da comprendere. Dopotutto, quando arriviamo al 28 ottobre 2011 9 sottomondi, per un totale di 16 miliardi di anni di evoluzione, si manifesteranno nel pieno del loro splendore secondo il monumento tortuguero. Sento quindi che possiamo aspettarci qualche sorpresa da creatore per trasformare questo mondo in un mondo di armonia. La drammaticità di questo scenario della imminente fine del calendario Maya è evidenziata dal fatto che ci sono 2 comete, che diventano visibili nella seconda metà della nona onda. Prima di Elenin, la cometa Onda sarà alla sua distanza minima 0,077 UA dalla Terra all'inizio della quinta notte il 17 agosto 2011. Quello che rende questo fatto interessante è che ci sono diverse profezie, che parlano di 2 comete, che segnano la fine del tempo e giocano un ruolo unico. Elenzima 8 ha scritto un'importante trilogia di libri, che può essere indispensabile per la nostra comprensione del prossimo scenario. Si tratta di libri seri, che aggiungono argomenti critici all'altra data finale del calendario Maya 21 dicembre 2012. La 8 fa notare che l'argomento più forte dei suoi sostenitori sembra essere che la maggior parte della gente pensa che questa sia la data finale. La trilogia parla delle profezie della fine dei tempi dei profeti cristiani più recenti, che descrivono l'avvento di un paio di comete. Nota: questi profeti non sono telepredicatori americani, ma persone, spesso di umili origini, appartenenti alla tradizione cattolica o ortodossa greca. E merita anche di essere sottolineato che queste profezie si riferiscono a comete e non pianeti o nane brune. Per apprezzare l'importanza di queste profezie dobbiamo notare che i libri della 8 sono stati scritti senza sapere che la cometa Elenin era stata scoperta il 10 dicembre 2010 o che la cometa Onda l'avrebbe preceduta. Così il suo racconto completo sulle profezie di 2 comete diverse non è stato scritto per spiegare la situazione piuttosto inusuale in cui ci troviamo in questo momento mentre il calendario Maya sta volgendo al termine. Sicuramente l'apparizione di 2 comete in prossimità di questa fine è un fenomeno molto più raro dell'apparizione di una sola. Il messaggio di queste profezie è che una coppia di comete segnalerà l'urgenza di arrendersi e di convertirsi alla volontà di Dio prima che sia troppo tardi. Dal momento che ho già sostenuto che lo scopo della nona onda è quello di portare un rapporto diverso con Dio, la coscienza unitaria, questa non è una sorpresa. Secondo queste profezie la prima cometa sarà associata all'illuminazione della coscienza, mentre cominceranno ad apparire segni di natura soprannaturale. Al passaggio ravvicinato della seconda cometa, chiamata cometa del castigo, si verificheranno i 3 giorni di buio. Visto quello che sappiamo sulla fine del calendario Maya il 28 ottobre 2011, sembra ovvio che le 2 comete Onda e Elenin sono serie candidate per soddisfare queste profezie. Nelle precedenti profezie sulla fine dei tempi si raccomanda alle persone di rimanere nelle proprie case con le candele benedette e non guardare fuori dalle finestre mentre passano queste comete. Insistono sulla preghiera costante per 3 giorni dopo aver contemplato il modo in cui possiamo aver offeso Dio. Tutto questo ha senso perché se vogliamo diventare completamente trasparenti e raggiungere la coscienza dell'unità dobbiamo aver illuminato tutte le parti oscure del nostro essere e tutte le azioni del nostro passato.
È poi interessante notare che l'anziano Maya Don Alejandro Oxley, in una intervista che ho fatto con lui 5 anni fa, raccomandava di dedicarsi alla contemplazione ed alla meditazione durante i 3 giorni di buio. È difficile dire quanto di queste profezie sia una metafora, così come quello che si intende per giorni, ma comunque sembra uno scenario piuttosto fisico. Dobbiamo secondo me prepararci spiritualmente a questo avvenimento facendo ciò che possiamo per sistemare le cose, ma secondo varie profezie dobbiamo prepararci anche in modo pratico. Se Elenin è questa seconda cometa, questo implica che al momento della sua distanza minima dalla Terra molte persone avranno paura. Come dicevano gli Hopi parlando della grande purificazione, anche in queste profezie cristiane è scritto che solo coloro che sono puri sopravvivranno a questo evento non soccombendo alla paura. Diverse profezie parlano di una qualche forma di disturbo della posizione della Terra e di grandi terremoti, così che gran parte dell'umanità non vivrà per ereditare la Terra. Tuttavia, abbiamo anche detto che non dovremo temere questi eventi e avere fiducia che il mondo continuerà. Ci sono ampie descrizioni su internet, che il lettore può consultare in merito a tali profezie di 3 giorni di buio, e sarà compito di ogni individuo decidere come rapportarsi ad esse. Anche se questo può sembrare terribile, può essere visto come un'opportunità per ripulire l'oscurità da noi stessi, una cosa necessaria per permettere la nascita di un nuovo mondo in armonia dal caos, che ora aumenterà ulteriormente. Personalmente vedo 3 possibilità diverse di come i 3 giorni di buio potrebbero verificarsi in correlazione con il passaggio di Elenin. La prima è che la cometa ha una grande coda, che copre il Sole, meno probabile. La seconda è che arriva così vicino, che destabilizza la Terra, anche meno probabile. La terza, che ritengo la più probabile, richiede qualche informazione aggiuntiva sul motivo per cui si verificano cambiamenti terrestri geologici. Per cominciare, i terremoti avvengono a causa della deriva dei continenti sulla superficie della Terra, che ha origine nei flussi di convezione nel suo magma. Uno scopo importante della deriva dei continenti è quello di creare un cervello globale con cui gli esseri umani devono essere in risonanza per manifestare il piano cosmico. Nei miei libri descrivo come la separazione del mondo in 2 blocchi continentali è correlata con i cambiamenti nel calendario Maya nella seconda onda. Sappiamo anche che alcune onde, come la settima e la nona, sono state avviate da terremoti enormi 9,2 a Lisbona e in Giappone rispettivamente nel 1755 e nel 2011. Io credo che gli ultimi terremoti sono successi perché con l'attivazione di nuove onde con frequenze maggiori sono avvenute modifiche nel nucleo della Terra per adattarsi a una nuova polarità di coscienza. Sembra quindi chiaro che la deriva dei continenti e i terremoti in senso generale seguono il calendario Maya. È solo che questo non ci aiuta a prevedere molti piccoli terremoti o le loro posizioni precise. A causa della necessità di un tale aggiustamento per la trasmissione della coscienza unitaria, ho il sospetto che l'attività sismica continuerà ad un ritmo intenso per tutta la nona onda. Tuttavia, e questo è il punto, se alcune onde hanno visto grandi sconvolgimenti geologici nel loro inizio, dovremo allora aspettarci grandi cataclismi nel periodo in cui tutte le 9 onde contemporaneamente giungono a conclusione il 28 ottobre 2011? Questo culmine stesso del calendario Maya potrebbe significare la necessità di una regolazione abbastanza drammatica del nucleo interno della Terra e come conseguenza una massiccia attività sismica sulla superficie della Terra. L'arrivo di Elenin, forse la stella blu, potrebbe poi semplicemente verificarsi in sincronia con i terremoti, che in realtà sono il frutto di una messa a punto del cervello globale per creare una risonanza con il nuovo campo di coscienza unitaria. L'attività geologica attesa quando il calendario si conclude quindi potrebbe generare così tante eruzioni e gas, che il cielo potrebbe diventare buio per 3 giorni. Il nucleo della Terra modificato poi automaticamente favorirà coloro che hanno una risonanza molto sviluppata con il campo di coscienza unitaria e sono guidati da essa. In questo scenario l'apparizione della stella blu è semplicemente sincronizzato con il terremoto e funge da messaggero, ma non svolge alcun ruolo causale.
Questo modello può essere difficile da comprendere per coloro che vogliono spiegazioni più meccaniche sui cambiamenti della Terra, come ad esempio Elemin, Nibiru, Harpo, eventi semplicemente casuali. Eppure le prove delle onde di creazione del calendario Maya sono a disposizione di tutti nei miei libri, e vi è una ragione per cui i Maya chiamano il loro calendario sacro. Il motivo è che descrive un piano divino, che si sviluppa attraverso 9 processi di 7 giorni e 6 notti. Quello a cui stiamo assistendo ora è la conclusione di questo disegno divino, una conclusione che potrebbe essere molto spettacolare, ed è per questo che possiamo trovare importanti informazioni relative al calendario Maya anche nella Bibbia e nel Corano. In definitiva, l'orchestratore è Dio, che sicuramente non vorrebbe vedere la fine del mondo in un disastro dopo 16 miliardi di anni di evoluzione. È il fatto che il calendario Maya descrive un piano divinamente orchestrato, che mi fa pensare che la conclusione si svolgerà esattamente come doveva, e non è sicuramente la fine della vita sulla Terra. Senza la comprensione che la vita sulla Terra è il risultato di un piano divino, tuttavia potrebbe facilmente scomparire la base per la fiducia nel futuro dell'umanità. Possiamo sostenere che non è così importante proprio quale meccanismo, cometa, nave spaziale, Nibiru, piano cosmico, attiverà questo scenario di fine del tempo. Quello che può essere più importante è come noi ci rapportiamo ad esso e la trasformazione della mente umana che questo fatto implica. C'è comunque una conseguenza curiosa pratica se credete in un impatto dallo spazio in processi insiti nella creazione, quando si tratta di come potrebbe essere necessario prepararsi. Se ci sarà il rischio di un impatto con un corpo celeste, la conseguenza logica sarà quella di cercare un rifugio sotterraneo. Se invece ci saranno terremoti perché i processi evolutivi finiscono, che ho suggerito, sarà logico cercare rifugio in collina o sul mare. Le persone in risonanza con la coscienza unitaria trasmessa dal nucleo della Terra sapranno cosa fare. Mentre ci avviciniamo al 28 ottobre 2011, il campo della volontà duale a livello cosmico è stato trasceso e la transizione verso l'unità di coscienza potrebbe essere la condizione per la sopravvivenza nel nuovo mondo. Le profezie associate con le due comete sembrano essere in linea con alcune delle conclusioni che ho fatto in precedenza per quanto riguarda la nona onda. Per esempio, quello che dobbiamo fare ora è passare dal servire i nostri ego a servire il piano divino, e dobbiamo impegnarci a farlo perché avvenga l'armonizzazione del mondo. Questa è anche la ragione per cui nel corso degli anni ho sempre sottolineato l'aspetto della coscienza nel calendario Maya, dicendo che ha una direzione irreversibile verso l'unità e la luce, perché se questo, l'aspetto più importante del calendario, venisse ignorato, ci sarebbe davvero molto poca speranza per la razza umana. Il significato profetico che ho qui assegnato a queste comete è una possibilità e non una certezza scientifica. Eppure intuisco che qualcosa di importante sta per accadere relativo a queste comete, che nessuno al momento attuale è in grado di comprendere appieno o alla base fattuale per analizzare. Se uniamo le nostre conoscenze del modello evolutivo del calendario Maya con le varie profezie sulla fine del tempo, acquista tuttavia senso che le due comete sono le messaggere della trasformazione del vecchio e della nascita di un nuovo mondo. In questo modo possiamo vedere una perfetta coerenza tra profezie di varia origine e il modello del calendario Maya di 9 sottomondi e 13 cieli, che culmina il 28 ottobre 2011 13 AU. Con questa conoscenza la questione verte essenzialmente sul come dobbiamo usarla, e questo potrebbe essere argomento di approfondite discussioni in futuro. Secondo la profezia opica, Kina interromperà la sua danza e si toglierà la maschera mentre la stella blu apparirà per la grande purificazione. Questo credo che alluda a quello che per molti anni ho sempre detto in tutte le mie lezioni, e cioè che come i filtri le maschere spariranno, non saremo più marionette Kakinas del piano divino e saremo liberi di essere e creare senza essere subordinati al processo evolutivo divino descritto dal calendario Maya. Quando nascerà il nuovo mondo, le persone dopo il 28 ottobre 2011 vivranno la vita momento per momento, liberi di creare la realtà secondo la propria coscienza d'unità appena conquistata. Questa è la nascita del nuovo mondo di pace,
che è una parte di queste profezie, come le difficoltà, che lo precedono. Scritto da Carlo Anca Le Manse Atle, 23 giugno 2011.